Benvenuto con il suo spettacolo, con una piccola odissea, e le chiedo se ce lo può presentare. La mia è una piccola odissea, non per sminuire il lavoro, ma perché è una fetta, se è tanta, è grande e non potevo raccontarla tutta, quindi ne ho preso una fettina. Ma anche una fettina basta perché è molto sostanziosa. Qual è la prima volta che hai letto l'Odissea? Come racconto nello spettacolo, io ho avuto la fortuna di leggerla prima che la scuola mi dicesse che era un classico. E l'ho letta quasi per caso, nel senso assieme ai libri di fantasy che cominciavo a leggere in quel periodo, e non mi sembrava così diversa. E poi ci ho pensato, perché l'Odissea non è un libro? È ovvio, a scuola viene proposta come una cosa importante che devi sapere, e questa è la fortuna di averla letta fuori dalla scuola, nel senso la scuola fa il suo mestiere, lo fa bene, lo sappiamo, in condizioni spesso molto difficili, però è vero che un aiuto da fuori è fondamentale, e poter leggere l'Odissea dimenticando che è un testo scolastico, ma per il gusto di leggerla, per le avventure che ci sono, è stato un privilegio che ho avuto. Poi ovvio mi sono reso conto che era più profonda per certi aspetti di Conan il Barbaro, e quindi è rimasto un testo a cui tornavo periodicamente. Quando ho cominciato a lavorare in teatro e a fare i miei racconti, il primo racconto che ho fatto è l'Iliade, però poi pensavo il prossimo è l'Odissea, e invece ci ho messo anni a trovare la chiave giusta per entrare, perché l'Odissea è un racconto a tante voci e per un narratore solo è impegnativo. Sono del Porto, sai. E perché l'Odissea attraverso proprio il teatro? Perché non col cinema? C'è già Nolan che lo fa al cinema, lo farà malissimo. No, adoro Nolan, però non sono sicuro che verrà fuori un capolavoro, però sono anche pronto a ricredermi. Poi è da poco uscito anche quello, come si chiama, il ritorno su Odisseo, che è proprio il momento del ritorno di Odisseo, che ne ha fatto un action movie sostanzialmente, per cui in realtà va bene tutto, nel senso, appunto, come dicevo, l'Odissea è vasta e tutti ne possono prendere una fetta, perché è una roba che serve agli esseri umani, perché come dico nel racconto, non è un libro, è una roba che abbiamo dentro tutti. E quando ho cominciato a lavorare in teatro carcere, il primo testo che abbiamo proposto, visto che c'era questo gruppo, no, di attori detenuti di varie provenienze, facciamo l'Odissea, e tutti quelli di provenienza mediterranea, diciamo del bacino mediterraneo, conoscevano l'Odissea. Stiamo parlando di ragazzi non particolarmente colti, non particolarmente appassionati di studi, che anzi erano finiti lì dentro perché avevano cercato la scorciatoia, però tutti la conoscevano, e la conoscevano ovviamente non per letture, ma perché avevano visto la serie Rai che aveva girato tutto il bacino mediterraneo, sostanzialmente quella vecchia che io avevo visto da bambino. Questo per dire che non importa il modo in cui un racconto si riproduce, sta di fatto che ci sono dei racconti che continuano a riprodursi nelle nostre teste, nei nostri cuori, e quelli sono i classici. In qualche modo la natura entra a far parte della sua scena. Guarda, io adesso sto preparando uno spettacolo nuovo, il mio nuovo spettacolo sarà sugli animali, sugli animali che abbiamo reso alieni. Perché? Perché comunque io sono sempre stato un appassionato di natura, di animali, e ci sono cresciuto anche in mezzo, perché comunque io sono nato in campagna, poi sono scappato. E sono scappato anche ho capito perché dopo, perché comunque c'è questa idea utilitaristica della natura, che la natura deve servire a qualcosa, deve dare un reso, che va bene, ha permesso a noi di sopravvivere, però non è per essere utile a noi che è nata la natura, che ne dica la Bibbia, con tutto rispetto. La natura è la natura in cui noi siamo dentro la natura. E io vedo la lotta di Odisseo anche come una lotta di un essere umano dentro un ambiente naturale che non è che sia necessariamente ostile, però non è particolarmente interessato a farti sopravvivere.
Ed è la bellezza anche della... Ecco. Scusami, è anche la bellezza della... si dice, del racconto, della storia degli esseri umani, no? Di come siamo riusciti a organizzarci per sopravvivere in un ambiente che non ci teneva particolarmente a farci sopravvivere. Perché ho fatto tutto questo giro? Perché nell'Odissea sei ancora in quella fase in cui lo sai che sei parte della natura e non ti sei fatto le illusioni che ci siamo fatti adesso di non esserne più parte, di essere superiori, di poter fare quello che vogliamo. Per cui farlo dentro la natura fa tutto un effetto. Quando dico che arriva Aurora dalle dita di rosa, anche se siamo al tramonto, comunque il cambio della luce, il vento che entra nel microfono, il fatto di doverti chiudere un po', avere freddo, oppure di dimenticarti del freddo perché il racconto funziona, aggiunge. E oltretutto fa tanto teatro greco. Il viaggio artistico adesso dove sta andando? Cinema ovviamente, perché appunto mi si è aperto questo mondo e a me piace. Anche a noi. E poi scrittura adesso sto scrivendo il secondo romanzo. Per cui sì, raccontare storie. Ecco, alla fine quello che mi interessa di più è ascoltare e raccontare storie.